Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Come sapete dal video della settimana scorsa stavo allestendo il mio lab e sono quasi arrivato alla fine. Come quasi direte voi? Sì, quasi, non ho terminato tutto al 1000%, ma sono arrivato al 98%, diciamo così. Quindi ragazzi sono arrivato al punto di potervi presentare il mio lab. Quasi quasi mi stavo dimenticando la sigla. Comincerei il video al contrario, cioè dai ringraziamenti. Sì ragazzi, non è stata una passeggiata assolutamente e senza l'aiuto di 3 aziende e di 2 amici non sarei probabilmente riuscito a fare niente di tutto quello che vedrete. In primis voglio ringraziare Beta Utensili per lo sconto particolare che ha fatto ad Efra per farmi ottenere il materiale necessario per il mio Lab 2.0 che vedrete fra pochissimo. Poi voglio ringraziare Efra SRL, l'azienda dove lavoro, l'azienda di famiglia, che ha deciso di regalarmi totalmente tutto l'allestimento. E last but not least voglio ringraziare la Rossi Marcello SRL che ha provveduto a tutto l'impianto elettrico, a tutte le modifiche necessarie per seguire le mie idee ed assemblare al meglio questo mobile. Vedrete ragazzi che non è stato un semplice assemblaggio, ci sono molte modifiche, ci sono molte idee che ho voluto assolutamente realizzare e senza l'aiuto di Lorenzo non sarebbe veramente stato possibile fare niente di tutto ciò. Adesso ragazzi veniamo ai perché. Tutti vi sarete domandati, ma perché un Lab 2.0? C'era il Lab 1.0 che era bellissimo, che era super funzionale, eccetera, eccetera. Perché hai voluto fare una cosa di questo tipo? Allora, non è una risposta semplice, ma sono costretto ad argomentare un bel po', tutto per farvi capire che cosa stava succedendo. Come ormai tutti voi iscritti del mio canale sapete, e ovviamente anche chi mi segue sugli altri social network, sono ormai più di 2 anni che non passa settimana dove non faccio almeno un video. Quindi ragazzi, in questo momento sto facendo molti più video che uscite con il modellismo, perché di video ne faccio una a settimana e non tutte le settimane riesco ad andare a provare con i miei modelli. Quindi diciamo che fare i video è diventato un qualcosa che mi occupa molto tempo. E tutte le volte che dovevo registrare o fare un video entravano in conflitto la parte modellismo con la parte realizzazione video. Perché? Perché ad esempio i tavoli erano sempre pieni di roba con la quale avevo eseguito le mie manutenzioni, i miei lavori sulle mie macchine, oppure di motori che erano qua per rodare, per effettuare il processo di rodaggio EBS. Come? Non sapete cos'è il rodaggio EBS? Vabbè, vi lascio un link in alto a destra anche di questo e potete consultarlo e capire cosa faccio sui motori. Quindi dicevamo che ogni volta che dovevo registrare un video erano necessarie almeno mezz'ora, ma sono stato largo, per rimettere a posto, liberare i tavoli eccetera eccetera, e un'altra mezz'ora per piazzare luci, telecamere, casini vari, perché ovviamente non si può girare un video prendendo un telefonino, accendendo la videocamera e partendo con le riprese. Almeno in indoor non si può fare, o meglio, tutto si può fare, ma i risultati non saranno quelli di avere le luci al posto giusto, la telecamera all'altezza giusta, eccetera eccetera eccetera. Quindi il primo motivo è stato per avere ancora più spazio per poter riporre tutto e lasciare i tavoli liberi, quindi dare un posto ad ogni cosa. E il secondo motivo è stato quello di dare uno sfondo costante e più bello rispetto agli scaffali arancioni a tutti i miei video, e ovviamente anche a quello di avere una luce di sfondo, perché nei miei video non ho mai avuto una luce di sfondo adatta a poter dare la giusta profondità all'ambiente e quindi al set di ripresa, e quindi ho deciso di fare questo grande passo e ragazzi sono contentissimo del risultato. Andiamo a vedere l'inizio dell'allestimento e successivamente il risultato finale. Per il mio laboratorio ho scelto Beta C45 Pro, che è un sistema di arredamento per officine e industrie di altissima gamma.
Ci sono decine e decine di possibilità con moduli diversi che comprendono addirittura arrotolatori, aria e un lavabo per i pezzi. Quindi siamo a un punto. Che tu ne pensi? Ma, Siamo a un punto. Ancora ne manca un bel po', eh. sì. Nonché pannelli portaattrezzi con sera cinesca, moduli angolari e tantissime tipologie di cassettiere e moduli con sportelli, oltre che armadi a due ante. Potete comporre come ritenete più opportuno il vostro arredamento attraverso i moduli. In alternativa ci sono delle configurazioni già pronte che Beta ha pensato per voi. Ragazzi, è arrivato il momento, adesso vi porto giù con me, venite a vedere. Andiamo. Eccoci all'interno, ragazzi. Come vedete, molti oggetti presenti sono gli stessi che c'erano anche nel Lab 1.0. Ovviamente la differenza fondamentale la fa il C45 Pro montato in fondo alla stanza, che come vedete occupa preciso tutta la parete, lato opposto della porta. Qui abbiamo sempre un solito tavolo dove lavorare. Il banco gigantesco che era nella parete dove adesso c'è l'arredo tecnico del C45 Pro è stato ruotato di 180 gradi e messo a centro stanza per avere appunto di sfondo la parete che abbiamo montato. Questo mobile arancione, se vi ricordate, il vecchio Lab era montato in fondo alla parete laggiù, e abbiamo solo
2 scaffalature di queste bianche, perché l'altro mobilino l'ho dato via. Il montaggio di questa parete, ragazzi, non è stato affatto semplice, perché non ci siamo limitati all'assemblaggio, ma abbiamo fatto diverse modifiche, perché l'obiettivo primario che mi ero posto con l'acquisto di questa parete era di lavorare per quanto più possibile a banchi sgombri, quindi avere in sostanza un posto per tutto. E una volta finiti i vari lavori di fare la macchina, le varie processi di rodaggio dei motori per i miei amici e tutto quello che riguarda le mie attività notturne, io avessi la possibilità di far tornare i banchi praticamente puliti. Tutto questo per avere una facilitazione quando voglio registrare un video. Quando dico che tutto deve avere un suo posto, guardate, nella cassettiera ho pensato a un cassetto charging station. Ciò vuol dire che qua ci saranno i caricatori per praticamente tutto ciò che io utilizzo, compreso anche le telecamere. Come vedete rimane una presa libera dove ho una multi USB e posso caricare le telecamere. Al momento che io accendo, tutto si accende e posso caricare praticamente richiudendo il cassetto mentre faccio qualunque tipo di altra attività, compreso il montaggio, compreso la registrazione video. Nella cassettiera ho pensato di mettere in un primo cassetto tutta la parte di attrezzatura che non uso frequentemente, magari le cose più grosse che non servano sempre. Nel secondo cassetto ho tutta la parte di grassi e nastri per appunto svolgere le mie attività di manutenzione dei modelli. Il terzo cassetto è la charging station, quella che vi ho già fatto vedere. Nel quarto cassetto abbiamo carpenteria, viti, tutto quello che serve per lavori diciamo pesanti, carte vetrate eccetera eccetera. Qua ci sono alcune scatole di componentistica e questo cassetto contiene al suo interno tutto il materiale per i rodaggi dei motori. Quindi praticamente aprendo il cassetto io trovo i macchinari per il rodaggio, tutto già pronto e collegato, basta semplicemente mettere il motore e farlo partire. In questo cassetto ho tutto il materiale per la pulizia, gli asciugamani dell'Ikea, le spugne, tutto quello che riguarda la pulizia. E qua abbiamo il cestino favoloso, non ho mai avuto un cestino. Devo ancora finire di assemblare e montare il portacarta per avere la carta sempre a disposizione, verrà più o meno in questa posizione. E quindi avrò la carta sempre a portata di mano e questa è una cosa prevista direttamente da beta. Sopra abbiamo tutti i modelli che prima erano in uno scaffale e nei vasista superiori abbiamo varie cose, tra cui ad esempio pulitori WD-40, prodotti chimici di utilizzo comune che uso solitamente e dischetti per pulire le gomme quando si incolla, salviette umide, salviette asciutte, tutto sempre a portata di mano. Chiaramente ragazzi, lì c'è il mio computer, la mia postazione dove monto i video e ovviamente i ricambi e tutto il resto sono messi più o meno dove erano prima. In questo punto più o meno a soffitto verranno le luci per registrare, così finalmente potrò avere in un batter d'occhio con un telecomando le luci accese senza dover montare niente. E qua ci saranno i posti per i cavalletti delle telecamere, quindi qualunque cosa io dovrò fare in pochissimi secondi sarò pronto per registrare. Quindi più o meno l'inquadratura dei video sarà un qualcosa di questo tipo. Quindi la scaffalatura beta farà da sfondo. Ma attenzione ragazzi, perché in un semplice schiocco di dita, quando cala la notte, tutto si trasforma. Guardate. Avete visto? Guardate. Abbiamo predisposto un impianto di illuminazione LED RGB che farà da sfondo a tutti i miei video. Guardate l'effetto che ha
sulle carrozzerie delle macchine esposte è veramente spettacolare. Guardate, via via che cambiano i colori, riflettendo cambiano i colori anche sulle scocche. È un effetto veramente spettacolare e ovviamente ragazzi lo fa anche sulle carrozzerie esposte in alto. Dovrò completare questa parte con altre 4 carrozzerie che spero di riuscire ad accaparrarmi a brevissimo, e ovviamente questa sarà la mia luce di sfondo di tutti i video. Sono contento perché non ho mai avuto una luce di sfondo ed è una cosa veramente importante per dare profondità all'immagine e per avere chiaramente un risultato totalmente differente. In questo punto ragazzi, quindi su tutto il pannello, per tutta la larghezza del mobile, sono circa 2,80 m, ho deciso di fare un adesivo, un pannello in forex, più pannelli in forex, non so ancora esattamente cosa, ma qualcosa che raffiguri delle immagini di chiaramente automodelli in movimento mie, che mi identificano qualcosa, che chiaramente verranno illuminate dai LED e creeranno secondo me un effetto veramente spettacolare. Oltretutto abbiamo anche un problema che è venuto fuori quando abbiamo rimosso il termosifone dalla parete sinistra dove è alloggiato il mobile, che chiaramente ha lasciato segni di umidità di risalita pesantissima. Dovrò quindi chiamare un muratore, qualcuno che mi ripristini il muro e spostare nuovamente tutta la parete attrezzata. Ovviamente ragazzi che qua c'è la mia taverna e che là c'è il mio bagno per fare le docce quando torno sporco dalle macchinine eccetera eccetera, non ve lo sto neanche a dire perché l'ho già detto nel video del Lab 1.0, quindi se volete guardatevi quel video, sarà ricco di spunti e vi aiuterà a capire anche quanto e come è cambiato il mio Lab con queste ultime modifiche. Vi lascio ovviamente il link in alto a destra, quindi potete andare a vederlo quando volete. Quindi ragazzi avete visto il risultato del mio Lab quasi definitivo. Se vi è piaciuto ragazzi ovviamente mettete un like, iscrivetevi, deve arrivare a 5.000 iscritti. Nello scorso video c'era un ragazzo nei commenti che mi ha scritto ma che 5.000 deve arrivare a 50.000, magari. Io sono per fare tutto step by step e soprattutto per meritarmi la fiducia che mi date iscrivendovi al canale. Quindi ragazzi continuate a farlo, stiamo aumentando piano ma costantemente da ormai 2 anni a questa parte e quindi ragazzi vi invito, se volete vedere meglio le caratteristiche di questo tipo di arredamento, a visitare i link in descrizione e ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!